Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti a una nuova puntata del Caffè Storico Letterario. Oggi, come promesso, vediamo la forma di governo di Sparta, quindi cercheremo di capire in che modo fosse organizzata dal punto di vista politico e quindi quali fossero i suoi organi di governo per gestire la cosa pubblica, quindi per occuparsi della polis, della città-stato, della sua quindi organizzazione politica. Quello che è interessante è che a differenza di molte altre città, Sparta fu l'unica a mantenere in piedi la monarchia, o meglio, la diarchia, cioè monarchia come forma di governo, ma in realtà si parla di diarchia, perché a Sparta, a differenza di molte altre città, rimangono due sovrani, non uno, ce ne sono due. Si chiama diarchia proprio per questo, perché è il governo dei due re che appartengono ovviamente alle due famiglie nobili più importanti, che sono quelle degli Agiadi e degli Euripontidi. È interessante perché queste due famiglie e in generale gli stessi Spartiati si definivano come discendenti di Eracle, addirittura quindi del possente Eracle, cioè di Ercole. Non dimentichiamoci che il Peloponneso fu invaso dai Dori, da questo popolo che si reputava per l'appunto come discendente di Eracle. Quello che però è interessante è che la diarchia non è l'unico organo di governo di Sparta, cioè se in un primo momento abbiamo le figure dei sovrani, partendo dall'VIII secolo a.C., parliamo non soltanto di diarchia, ma vedremo adesso che ci sono anche altri organi di governo per la gestione della cosa pubblica. Piccola precisazione, ricordo a tutti che solo gli Spartiati possono governare, quindi soltanto un ristretto numero di persone hanno effettivamente accesso alle cariche politiche, le cariche pubbliche, e quindi sono veramente in pochi coloro che possono occuparsi della cosa pubblica, dei problemi della città, quindi solo la prima classe, cioè solo gli Spartiati, Perieci e i Lotti ne sono esclusi. Quindi i cives, i cittadini, il concetto di appartenenza alla polis è riservato solo ai discendenti dei Dori, cioè agli Spartiati. Questi Spartiati che devono necessariamente avere il sisizium, vi ricordo il sisizium è il pasto comune, cioè devono contribuire con le proprie rendite, quindi con i prodotti della loro terra, al pasto comune. Il sisizium è anche l'edificio in cui si trovano gli spartiati periodicamente per consumare un pasto comune. Quindi è interessante perché chiunque avesse perso la possibilità di contribuire al sisizium sarebbe stato espulso da questa categoria, cioè avrebbe perduto i suoi diritti civici. Quindi è interessante perché? Perché di fatto chi non può più contribuire perde il proprio potere, il proprio status sociale e la propria condizione giuridica. Quindi è interessante, vedete, notare come nell'antichità il potere fosse sempre e comunque legato al reddito e al possedimento di un determinato numero di terre, di un certo lotto di terre che, ricordo, viene assegnato alla nascita, quando il bambino viene approvato dai magistrati, quindi può essere educato prima dalla famiglia e poi dalla comunità, e quindi al momento della nascita gli viene attribuito anche il cleros, cioè un lotto di terra. Adesso gli organi di governo di cui ci occupiamo chiaramente si riferiscono solo ed esclusivamente alla prima, quindi a questa categoria, cioè soltanto agli spartiati, perieci e iloti, quindi stranieri residenti, donne, schiavi, mercanti, visitatori, ne sono tutti esclusi. Sono molto pochi, pensate che partendo da un numero di circa 9.000 uomini dell'età arcaica arriveremo verso il III secolo a.C. con appena 700 spartiati, quindi stiamo parlando di un numero veramente esiguo di persone. Ma arriviamo adesso quindi alla cosa pubblica. Quali sono gli organi di governo? Beh, fondamentalmente sono quattro, inizialmente erano tre e poi arriverà anche il quarto. Abbiamo la diarchia, quindi i due sovrani al vertice, la pella, che è l'assemblea di tutti gli spartiati, e la gerusia. La gerusia invece è il consiglio degli anziani, cioè di persone che hanno più di 60 anni.
Andiamo con ordine. A questi tre organi di governo si aggiungerà solo dopo il VII secolo a.C., quindi da dopo il 600 a.C., verrà aggiunto anche l'eforato, una nuova magistratura che non compare fin dalle origini, ma comparirà soltanto dopo. E vedremo adesso come nel corso del tempo questa magistratura piano piano esautorerà, quindi priverà del suo potere sia i sovrani sia la gerusia e in parte anche la pella, cioè vedremo come nel corso del tempo sarà l'eforato, questa nuova carica, questa nuova magistratura che piano piano prosciugherà gran parte dei poteri degli altri organi di governo, diventerà cioè la magistratura più potente e più importante di Sparta. Questo è molto interessante, ma andiamo con ordine. Partiamo dalla base, che è anche più semplice così da capire, più intuitivo, e questo vuole essere una chiacchierata. Ragioniamo, diamo dei dati, ma ragioniamo per capire, perché la cosa importante è sempre riflettere, ragionare, non imparare a memoria. Allora, alla base abbiamo la pella. La pella è l'equivalente ateniese dell'ecclesia, cioè è l'assemblea di tutti gli spartiati. Tutti i cittadini che fanno parte di Sparta possono riunirsi periodicamente, quotidianamente, settimanalmente, quando ce n'era bisogno, in assemblea. Quindi la pella è la riunione di tutti gli spartiati. È come se noi fossimo qui in una città qualsiasi, Padova, Roma, Venezia, noi fossimo i cittadini, c'è bisogno di discutere di un determinato argomento e ci ritroviamo tutti insieme nello stesso luogo, che nel caso dei greci ovviamente spesso era l'agora, cioè la piazza. È come se noi quindi ci ritrovassimo tutti in piazza per parlare di un problema di attualità. Può essere l'imposizione di una tassa, la dichiarazione di guerra, l'eventualità di fare pace con un'altra città e così via. O comunque prendere delle decisioni veramente importanti, sempre però a livello di leggi. Quindi discutere sui problemi di attualità e decidere se approvare o respingere determinate leggi. Quindi ripeto, la pella è semplicemente l'assemblea di tutti gli spartiati, quindi tutti gli spartiati, tutti i cittadini possono entrare a far parte della pella, ma devono avere 30 anni, quindi si entra soltanto dai 30 anni in su. Vi ricordo che gli spartiati diventano maggiorenni al termine del percorso no, educativo, alla fine del loro corso di formazione, del loro sistema di istruzione, cioè della Gogè, e alla Gogè si terminava a 20 anni, però fino ai 30 non possono occuparsi della cosa pubblica e non possono sposarsi, quindi solo dai 30 anni in su. E tutti i cittadini, maschi ovviamente uomini che hanno la cittadinanza, entrano all'interno della pella e che cosa fanno? Beh, molto semplice, la pella non ha potere legislativo, cioè non ha, scusate, preciso, non ha iniziativa legislativa, cioè non ha iniziativa di legiferare, non può legiferare, cioè non può proporre una legge. L'assemblea si limita a discutere delle proposte che le vengono sottoposte. Va bene? Quindi alla pella arrivano già i punti all'ordine del giorno, arrivano già gli argomenti di discussione, arrivano già le proposte di leggi già pronte e loro devono discuterne e alla fine decidono se approvarle o se respingerle. Quindi è come se noi ci trovassimo in comune e decidessimo tutti assieme se approvare o meno una decisione che ci hanno già presentato e poi vedremo chi. Questo era il loro compito, ripeto, non hanno iniziativa legislativa, cioè non hanno il potere legislativo, non c'è iniziativa, possono soltanto approvare o respingere una determinata legge, una proposta e poi ovviamente discutono riguardo ai problemi che tutte queste leggi pongono e in generale dei problemi che c'erano all'epoca. Quello che è interessante poi è che la Pella approva o respinge anche le dichiarazioni di guerra e di pace, approva la nomina ovviamente sia dei membri della Gerusia e sia poi vedremo degli efori
Vedremo poi nel corso del tempo che la Pella verrà esautorata piano piano dall'Eforato, cioè da una nuova magistratura. Quindi questo è quello che inizialmente fa la Pella, va bene? Approva o respinge le leggi, discute dei problemi, approva o respinge le dichiarazioni di guerra e di pace, approva, quindi ratifica o meno la nomina dei membri della Gerusia e poi dell'Eforato. Oltre alla Pella, poi salendo, abbiamo la Gerusia. La Gerusia chi è? È il Consiglio degli Anziani. È un'assemblea anche questa, va bene, una riunione, quindi è un insieme di tutti gli anziani, va bene, che compongono la Gerusia. Quindi che cos'è la Gerusia? È l'insieme degli anziani, letteralmente è il Consiglio degli Anziani. Quanti sono i membri della Gerusia? Sono 28. Sono 28 anziani che vengono eletti all'interno della Pella, quindi sono sempre spartiati. Quindi all'interno dell'assemblea di tutti gli spartiati vengono eletti i 28 membri della Gerusia. Molto semplice, però questi membri devono avere almeno 60 anni, quindi sono vecchi, perché infatti il termine Gerusia deriva dal termine greco che significa appunto vecchio, anziano, è per quello. Quindi sono 28 membri anziani, i quali, questo è interessante perché è un unicum, vengono eletti, sapete in che modo? Vengono eletti in base all'intensità degli applausi. Avete capito bene? L'appella per poter scegliere o meno i membri della Gerusia si limitava ad applaudire. Quelli che venivano applauditi di più entravano all'interno della Gerusia, perché secondo loro era il modo in cui si esprimeva la preferenza, quindi non c'era un voto, va bene, con una lista o semplicemente scrivendo il nome, venivano eletti per applausi, in base all'intensità degli applausi, una cosa interessante, quindi quelli che ne ricevevano di più venivano eletti. E quindi la Gerusia è composta da questi 28 membri più i due re. Quindi ci sono anche i due re che sono i presidenti di questa assemblea. Ok, quindi inizialmente presiedevano la Gerusia i due re, i due sovrani. Poi vedremo che questo compito verrà invece preso dagli Efori. La Gerusia è proprio colei che invece ha il potere legislativo, cioè è l'assemblea che propone le leggi alla Pella. Ecco chi ha il vero potere legislativo, ma anche potere giudiziario. Inizialmente sicuramente avrà giudicato tutte le colpe dei cittadini, poi nel tempo vedremo che invece alla Gerusia verrà riservato solo il giudizio delle colpe più gravi, cioè quando bisognava condannare una persona per aver ucciso un'altra persona o per crimini molto gravi. Quindi diciamo la Gerusia si occupava di tutte quelle colpe che prevedevano come pena la morte, l'esilio oppure la timia. La timia è la perdita della cittadinanza. Quindi la Gerusia si occupa delle colpe di sangue, l'omicidio, e di quelle più gravi. Tutte le colpe che prevedevano come pena la morte, l'esilio oppure la timia, la perdita della cittadinanza, quindi si veniva esclusi dal potere, dalla rappresentanza e anche dalla partecipazione attiva. Quindi attenzione perché la Gerusia può giudicare anche i due sovrani, quindi nemmeno i re sono esenti dal giudizio, quindi se commettono qualcosa di grave devono risponderne, se tradiscono, se non sono competenti o se sbagliano volutamente, sono anch'essi responsabili e pertanto ne subiranno poi le conseguenze e verranno processati come tutti gli altri. Ecco, da questo punto di vista, all'interno di questa ristretta cerchia di persone sono effettivamente considerati tutti uguali, si considerano tutti allo stesso livello, infatti anche gli stessi re non sono esenti, quindi il loro potere non è absolutus, assoluto, cioè sciolto, va bene, al di sopra della legge o comunque staccato dalla legge, devono risponderne come. E infine abbiamo poi l'Eforato. Questa è una nuova magistratura che però viene aggiunta soltanto in seguito, nel senso che questa magistratura compare a Sparta dal VII secolo avanti Cristo in poi e acquisirà sempre più potere nel tempo e diventerà la più potente e la più influente magistratura di Sparta soltanto dalla metà del VI secolo avanti Cristo, cioè
soltanto a partire dal 550 avanti Cristo. Perché ho detto questo? Perché inizialmente, quando non c'era, poi capirete il perché, sicuramente il potere legislativo e quello giudiziario era soprattutto nelle mani della Gerusia, come abbiamo appena visto, e anche in parte nelle mani dei due re, perché anche i due re sono membri della Gerusia e poi i due re avevano anche una parte del potere poi esecutivo, perché vedremo che sono invece i comandanti dell'esercito. La terza magistratura è quella degli efori. L'eforato che cos'è? Quindi è la più potente magistratura, inizia nel VII secolo e poi dal VI secolo ha un potere enorme, va ad esautorare sia la Pella, sia la Gerusia e sia i due sovrani, cioè diventano veramente potenti. Gli efori sono cinque, quindi sono cinque magistrati che vengono eletti annualmente, quindi durano in carica un solo anno, quindi una carica temporanea, vengono eletti all'interno della Pella, cioè tutti i cittadini, indipendentemente dal censo, indipendentemente quindi dallo status personale, a meno che non avessero perso ovviamente la cittadinanza, però tutti i cittadini possono entrare all'interno di questa magistratura. Quindi sono cinque membri che vengono eletti tra gli spartiati. Cosa significa eforo? L'eforo è letteralmente l'ispettore, il sorvegliante. Perché questo? Perché inizialmente questa carica nasce da un lato per controllare l'operato dei due sovrani, ma soprattutto ci dice lo storico Plutarco che questa carica era nata per aiutare i due sovrani. Voi immaginatevi, no? La decisione finale anche in guerra chi spetta ai due sovrani. Hanno il potere esecutivo perché non solo applicano e fanno rispettare le leggi, ma soprattutto hanno il controllo dell'esercito, cioè quando vanno in battaglia sono loro a decidere le tattiche militari, a come comandare, a come disporre l'esercito. Quindi è chiaro che essendo soltanto in due, quindi numero pari, se avessero avuto una divergenza sarebbe stato molto difficile risolvere la questione, cioè chi aveva ragione, a chi bisognava obbedire. E quindi voi capite che l'eforo nasce proprio con questo intento, cioè di decidere in caso di parità. Quando cioè si trovavano l'uno contro l'altro, intervenivano gli efori e propendevano o per l'uno o per l'altro. Questo ce lo dice Plutarco. Poi però nel tempo, da sorveglianti solo dei due sovrani, vedremo che diventeranno i sorveglianti praticamente di tutti i cittadini e di tutte le magistrature. Perché? Perché poi vedremo adesso che i cinque efori saranno anche presidenti e membri quindi della Gerusia, quindi presiedono questo consiglio degli anziani insieme ai due re e poi vedremo anche che presiedono le sedute della Pella, quindi di fatto si trovavano in tutte le riunioni e voi capite bene che avevano un potere enorme. Tra l'altro sono anche coloro che si occupano della gestione della Voghet, quindi hanno anche il controllo dell'educazione dei cittadini, quindi se non è un potere enorme questo, e poi naturalmente è una carica famosissima, nota a tutti perché avevano un potere enorme a livello giudiziario, era il più potente, il più importante tribunale per gli spartiati, quindi sono loro che giudicano tutte le colpe ad eccezione di quelle più gravi che spettano invece alla Gerusia, abbiamo visto prima. Quindi dicevo prima, durano in carica un solo anno, quindi è una carica annuale, vale la temporaneità della carica, sono 5 membri, uno di questi 5 membri che è il presidente eponimo perché è colui che dà anche il nome all'anno della magistratura, cioè dell'anno in cui loro sono in carica. Quindi c'è il presidente che ha questo titolo, è il magistrato eponimo, eponimo perché dà il suo nome all'anno della magistratura. E quindi per concludere, dicevo, è una carica che nel corso del tempo acquisisce sempre un potere maggiore e a partire dalla metà del VI secolo, quindi piano piano arriva ad esautorare anche in molti aspetti tutte le altre magistrature. Interessante perché quindi riassumendo gli efori hanno il potere giudiziario, quindi giudicano le colpe dei cittadini, ad eccezione di quelle più gravi che spettano alla Gerusia, presiedono le sedute della Pella, le sedute della Gerusia
e addirittura possono destituire i due sovrani, uno o entrambi i sovrani, li possono destituire in casi eccezionali, cioè se combinano qualcosa di veramente grave, come ad esempio avere tradito la patria, per esempio. Inoltre sono anche coloro che sovrintendono la Gauguin, quindi pensate hanno anche il controllo sull'educazione dei cittadini, quindi possono influire pesantemente anche sulla mentalità, insomma, e sui valori che le future generazioni avrebbero poi avuto e possono naturalmente dichiarare guerra e pace. Quindi nel tempo, vedete, arrivano addirittura ad esautorare il potere dei due sovrani. Questo è molto interessante. Oltre a dichiarare guerra e pace, hanno anche il potere quindi di schierare l'esercito in un certo modo, cioè hanno decisioni a livello tattico e quindi a un certo punto controllano e comandano anche l'esercito. Questo è molto interessante perché di fatto diventa veramente la più potente magistratura del tempo a Sparta, oltre ad essere la suprema corte di giustizia. Pensate che questa magistratura fu così potente che verrà abolita, va bene, soltanto, pensate, nel secondo secolo d.C. dall'imperatore Adriano. È vero che già dal 146 a.C. la Grecia diventa provincia romana, quindi nel secondo secolo la Grecia viene conquistata da Roma, ma questa magistratura viene abolita soltanto nel secondo secolo d.C. con Adriano, quindi pensate quanto fu influente questa magistratura, è veramente notevole. Ecco, quindi io spero che questa chiacchierata vi sia stata utile, così per concludere, oltre ad aver fornito dei dati, ci tengo a precisare quindi che soltanto una ristretta cerchia di persone potevano realmente non solo governare, non solo farsi eleggere, ma proprio interessarsi ed occuparsi della cosa pubblica, cioè studiando la storia delle nostre origini, capiamo che l'uomo anticamente aveva affidato il potere soltanto nelle mani di pochi. E questo è molto interessante perché il concetto di democrazia che avevano i nostri antenati non è il concetto che abbiamo noi. Per noi la democrazia significa che tutti hanno il potere di decidere attraverso ovviamente il voto, no? Come dice la nostra Costituzione, nei limiti e nelle forme consentite, no, dalla Costituzione. Ma la loro idea è completamente diversa, cioè la democrazia, il vero potere è nelle mani di pochi. Tant'è vero che tra aristocrazia e oligarchia per gli antichi, è vero che Aristotele e molti altri distinguono e vedono l'oligarchia come la degenerazione dell'aristocrazia, però effettivamente se noi andiamo a vedere la realtà effettiva, tra aristocrazia e oligarchia non c'era molta differenza, cioè sono quasi sinonimi dal punto di vista pratico, perché effettivamente il potere è nelle mani di pochi. Ricordatevi che gli Spartiati sono 9.000 all'inizio e arriveranno nel III secolo ad essere 700, soltanto 700 persone, ed è per questo che nel tempo inizieranno ad arruolare sempre più perieci e soprattutto i loti, e agli loti e agli schiavi arruolati viene concessa la libertà. Ricordatevelo, questa è una cosa straordinaria, un unicum, perché le altre città non facevano così, venivano arruolati e basta eventualmente, ma non veniva data loro la libertà per questo motivo. Quindi quello che è interessante, ripeto, è che sì, essere membri di una città, essere cittadini, quindi far parte della polis. Chi era il civis? Far parte della polis, essere cittadino, significava veramente avere nelle proprie mani non solo un potere, ma anche un privilegio. Questo voglio dirvi, perché tutte le altre persone, anche se avessero voluto far parte della città, quindi essere membri attivi, noi diremo se avessero voluto partecipare, quindi puntare a una partecipazione attiva, non sarebbe stato loro possibile, no? Mentre oggi, soprattutto a scuola, sentiamo spesso parlare di educazione civica, di competenze di cittadinanza, dell'imparare anche a stare assieme, di vivere assieme, di avere buoni rapporti con gli altri, spirito collaborativo e così via, partecipazione anche attiva. Questo non era possibile, era un privilegio riservato a pochissime persone. Questo
Su questo punto ci tengo tantissimo. Ecco, non pensiate che la democrazia attuale fosse la stessa dell'epoca, è una cosa completamente diversa, quindi soltanto i membri della comunità vera possono occuparsene, solo coloro che sono considerati cittadini possono fare politica, quindi hanno nelle loro mani il destino di tutta la città, perché polis, ripeto, non è solo l'entità territoriale o l'entità statale, nel senso di avere un organo di governo, ma è anche un'entità civica, quindi è un insieme di persone, sono le persone che formano la cittadinanza, che formano la città, la vera città non sono gli edifici, ma sono le persone, quindi questo è veramente interessante, ricordatevelo. Quindi per concludere vi ricordo, abbiamo detto l'appella, l'assemblea di tutti gli spartiati adulti con più di 30 anni, che può solo approvare o respingere le leggi, non ha iniziativa dal punto di vista legislativo, cioè non può proporre le leggi. Poi c'è la gerusia, il consiglio di 28 anziani e infine l'eforato, prima dell'eforato e poi anche dopo e durante, e sono anche i due sovrani. L'unica cosa che non vi ho detto bene, ecco lo approfondiamo adesso, vedete in questa chiacchierata così come vengono un po' anche le idee, ecco ricordatevi che i due sovrani prima dell'arrivo, quindi dell'eforato, quindi prima dei 5 magistrati, avevano sicuramente il potere di controllare l'esercito, quindi andavano in battaglia, comandavano l'esercito, quindi avevano potere militare. Una cosa interessante è che i due sovrani hanno molti privilegi in quanto tali, cioè per esempio sono esclusi dalla goghe comune, cioè non devono fare un'educazione comune, ma viene fatta loro un'educazione a sé stante, quindi riservata, non vivono in comune con gli altri studenti, con gli altri insomma discepoli. Questo è molto interessante. Poi altri privilegi è che ricevono una razione doppia sia nel sisizium, quindi quando mangiano, e sia quando ricevono le carni che vengono offerte agli dei. Voi sapete, nell'antica Grecia, quando si fanno gli doni agli dei, poi si mangiano le offerte che vengono fatte. Ecco, loro ricevevano una razione doppia. Però abbiamo visto che anche i due sovrani non sono esenti dall'essere giudicati secondo le leggi di Sparta, quindi se avessero combinato qualcosa di grave sicuramente sarebbero poi stati giudicati e abbiamo visto che sia la Gerusia prima ma anche poi gli Efori avrebbero anche potuto destituirli e quindi avrebbero perso la loro carica. Io spero che questa riflessione storica vi sia piaciuta e vedete cercheremo sempre di fare dei collegamenti anche con la realtà attuale perché la storia serve per conoscere non solo il nostro passato ma soprattutto per capire il nostro presente, quindi è una materia estremamente attuale ed estremamente importante perché ci aiuta a capire chi siamo, da dove veniamo e soprattutto in che direzione stiamo andando. Non imparatela mai a memoria, riflettete su queste cose. È molto interessante anche il concetto di polis, di cittadino, di cittadinanza, così fortemente sentito al giorno d'oggi, soprattutto a scuola, visto che stiamo parlando in questo periodo di cittadinanza, si punta molto sull'educazione civica e sulla cittadinanza. Io spero che anche in questo momento di riflessione del nostro caffè di oggi ci siano stati degli spunti, degli stimoli insomma interessanti. Io sono Alberto, l'insegnante di lettere e spero veramente ecco, con questo mezzo di raggiungere quante più persone possibili perché ritengo che soprattutto oggi in questa grave crisi a tutti i livelli che stiamo vivendo, personale, lavorativa, spirituale, sanitaria, economica, morale, religiosa, a tutti i livelli, io spero veramente ecco, che la cultura, che il sapere possano veramente, e anche ovviamente la riflessione critica, possano veramente non solo smuovere le coscienze, ma farci recuperare quell'umanità, quella gioia, quell'amore per il sapere, quella voglia di rimetterci in gioco che sembrano ormai scomparse, stanno sparendo. Vedremo anche soprattutto con la letteratura latina quanto sia invece importante riscoprire la nostra umanità, perché l'umanità si sta un po' perdendo, si sta perdendo per strada veramente. Ecco, cogliamo l'occasione di questi caffè storico-letterari proprio per riflettere su chi siamo stati, su chi siamo e su come vorremmo essere domani, ragazzi. Io vi saluto dal vostro prof e ci vediamo presto.